Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la summer bag già intravista nelle slide. La summer bag sarà piuttosto capiente nonostante le contenute dimensioni che vedremo tra poco. Prima di passare all'occorrente e al tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione. L'occorrente per questo progetto è davvero minimal, parliamo di un fondo borsa 21x8, di un cordino Swan Black nella colorazione verde nel mio caso, inutile dirvi che potrete spaziare con la vostra fantasia, uncinetto 3,5, un paio di forbici, l'ago da lana, un marker e per chi volesse andare a foderare la propria summer bag anche della stoffa, uno scampolo di stoffa. Vi dico subito che il fondo 21x8 e questo cordino li ho acquistati sul sito Filati Discount. Il video non è sponsorizzato, però vi invito ad andare a dare un'occhiata. Vi invito anche a guardare sul mio profilo Instagram uno degli ultimi contenuti, c'è un reel dedicato proprio all'unboxing di quest'ordine, ci sono anche altri filati, date un'occhiata perché è molto interessante. Ripeto, video non sponsorizzato, quindi è proprio farina del mio sacco. Ora passiamo tranquillamente al tutorial. Inizieremo la lavorazione di questa borsa dal suo fondo, portandoci con l'uncinetto nel foro centrale del lato corto. Prendiamo il filo, facciamolo passare attraverso il fondo con l'uncinetto e ci dirigiamo immediatamente nel foro adiacente, pescando il filo da sotto e chiudendoci con una maglia bassissima. Cercate di lavorare in maniera morbida. Da qui andiamo nel foro successivo, peschiamo il filo da sotto e ci chiudiamo con un'altra maglia bassissima. Allo stesso modo, foro successivo, peschiamo il filo, maglia bassissima, proseguiamo fino all'ultimo punto. Arrivati al penultimo punto, non eseguiamo l'ultimo, ci lasciamo una buona codina e tagliamo il filo. Lo sfiliamo e andiamo a riproporre la catenella artificialmente. Quindi andiamo a passare il filo attraverso tutte e due le asoline del primo punto eseguito, in questo modo, per poi rientrare nel primo foro. Ed ecco, senza nodi, la nostra chiusura. Voltiamo il fondo ed eseguiamo un nodino per fermare il nostro primo giro. Naturalmente poi andremo a nascondere il filo nella lavorazione e a cauterizzarlo. A questo punto andiamo a prendere il filato e ad inserirci nel punto centrale del lato corto. Prendiamo il filato, lo portiamo all'esterno ed eseguiamo una catenella. Da qui andiamo a realizzare 3 aumenti con il punto basso nei 3 punti che ci troviamo successivi. Quindi prendiamo il filato, passiamo attraverso le asole ed eseguiamo il primo punto basso. Rientriamo nello stesso punto eseguendo un secondo punto basso e così per i 2 punti successivi.
questo è il secondo punto basso nello stesso punto che costituisce l'aumento, il secondo aumento. Lo andiamo a replicare anche nel terzo punto. Ed ecco qua. Questa operazione andrà eseguita in tutti e 4 i lati del nostro ovale. Tra gli angoli abbiamo 14 maglie basse, 14 punti catenella in questo caso, quindi basterà dall'ultimo aumento contare 14 maglie basse eseguite una in ogni punto e poi trovarci a realizzare 3 aumenti. Eccomi al 14° punto realizzato. Nei prossimi 3 vado a realizzare un aumento in ognuno. Primo punto basso, secondo punto basso nello stesso punto. Ecco qua il primo aumento, vado avanti con il secondo aumento. Terzo aumento. Ecco qui, adesso abbiamo un punto basso classico, che è quello che costituisce il foro centrale del lato corto, e vado avanti con i miei 3 aumenti. 3 aumenti, 14 punti bassi e altri 3 aumenti. Realizzato l'ultimo aumento, ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto eseguito. Questo è il risultato che abbiamo di fronte. Da questo momento ci alziamo con una catenella e andiamo a realizzare un giro di maglia bassa in costa retro. Inseriamo l'uncinetto nel punto esterno, nell'asolina esterna del punto sottostante, realizzando un punto basso. Nel punto successivo effettuiamo la stessa operazione. Punto successivo, asolina esterna, realizziamo un punto basso. Continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Giunti al termine del nostro giro di maglie basse in costa, iniziamo a realizzare, senza chiudere il giro, un ulteriore giro di punto basso normale, accertandoci, questo sarà un giro di assestamento, accertandoci che al termine di questo giro abbiamo un multiplo di 4 nei punti di lavorazione. Quindi da questo momento in poi andiamo a contare i punti che andiamo a realizzare. Prendo un marker per andarmi a marcare subito il primo punto che vado ad eseguire. Prendo tutte e 2 le asoline perché saranno punti bassi normali e mi marco il primo. Da qui inizio a contare. Faccio il mio giro perimetrale accertandomi appunto che alla fine dello stesso ci sia un multiplo di lavorazione di 4. Qualora non fosse così, basterà fare un aumento o una diminuzione per adeguarsi al multiplo. Sono arrivata a 52 punti. Perfetto multiplo di 4. Nonostante ciò ho necessità di allargare ancora un pochino la lavorazione prima di iniziare il vero e proprio punto. Quindi tolgo il marker, già tolto, e vado a realizzare un ulteriore giro di maglia bassa in costa retro, aggiungendo altri 4 punti, quindi realizzando un aumento sui 4 angoli. Inizio con il primo punto basso in costa, lo vado a rimarcare per una pura formalità e per trovarmi più comoda alla fine del giro. Realizzo un secondo punto basso in costa, un terzo, un quarto e in concomitanza dell'angolo ne realizzo 2 nella stessa
costina, 1 e 2. Proseguo con un punto basso in ogni costina esterna fino ad arrivare all'angolino opposto, dove andrò a realizzare un altro aumento, così per l'angolino sottostante della parte opposta ed anche l'ultimo. Non è importante essere molto precisi, non serve andare a contare le maglie. Indicativamente, dove vediamo che va a curvare, creiamo il nostro aumento. Saranno 1, 2, 3 e 4. Il resto sarà lavorato tutto in maglia bassa in costa. Giunti all'ultimo punto, togliamo il marker e ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Ora possiamo andare a voltare la lavorazione su se stessa in questo modo e possiamo andare a cominciare la lavorazione vera e propria con il nostro punto Prada. Realizziamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e nello stesso punto andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Saltiamo 3 punti sottostanti, ci inseriamo nel quarto con una maglia bassissima. Da qui realizziamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e nello stesso punto 3 maglie alte. Saltiamo 3 maglie sottostanti, ci inseriamo nella quarta con una maglia bassissima. Proseguiamo con 3 catenelle. Nello stesso punto eseguiamo 3 maglie alte. Saltiamo 3 maglie sottostanti e ci inseriamo nella quarta con una maglia bassissima. Da qui 3 catenelle e proseguiamo in questo modo per tutto il giro. 3 catenelle, 3 maglie alte nello stesso punto, saltiamo 3 maglie di base, ci inseriamo nella quarta con una maglia bassissima. Ci vediamo a fine giro. Siamo arrivati alla fine del primo giro. Ci andiamo a chiudere saltando le 3 maglie nella prima maglia da dove partono le 3 catenelle con un punto bassissimo. Realizzo una catenella e volto il lavoro. Lavoreremo infatti in giri di andata e di ritorno. Da qui voglio portarmi nell'archetto creato dalle 3 catenelle. Per farlo realizzerò delle maglie bassissime che mi condurranno a destinazione. 1, 2, 3 e 4. Questo andrà fatto ad ogni inizio giro, naturalmente. Da qui realizzo le mie 3 catenelle e ricomincio il mio modulo. Dentro l'archetto realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e nell'archetto successivo mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Da qui
realizzo 3 catenelle e 3 maglie alte all'interno dell'archetto. Salto tutto il gruppo e nell'archetto successivo mi chiudo con una maglia bassissima. 3 catenelle, nell'archetto 3 maglie alte, salto il gruppo, mi aggancio all'archetto successivo con un punto bassissimo e ripeto questo modulo per tutto il secondo giro e per tutti i giri a venire. Una volta arrivati alla fine del secondo giro, punto bassissimo, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo. Ci portiamo con una maglia bassissima fino al primo archetto e da lì ricominciamo. 3 catenelle, 3 maglie alte, saltiamo il gruppo e nell'archetto successivo ci chiudiamo con una maglia bassissima. Ora andiamo a replicare questo schema fino a raggiungere l'altezza desiderata. Ho continuato la lavorazione per un'altezza di 15 cm e ho deciso di fermarmi qui. Naturalmente a vostra discrezione potrete anche aumentare i giri per avere un corpo borsa più ampio. Vi faccio vedere come andiamo a pareggiare il bordo della nostra lavorazione. Ci inseriamo con l'uncinetto, realizziamo 3 catenelle. Voltiamo il lavoro ed eseguiamo una maglia alta nello stesso punto, una mezza maglia alta nel punto successivo, una maglia bassa e un'altra maglia bassa. Saltiamo l'archetto e andiamo con il filo sull'uncinetto a realizzare una maglia alta nella prima maglia che ci troviamo disponibile dopo l'archetto. Una mezza maglia alta e 2 maglie basse, una e 2. Saltiamo di nuovo tutto l'archetto e con il filo sull'uncinetto andiamo a lavorare una maglia alta nel punto subito successivo all'archetto. Nel punto ancora successivo una mezza maglia alta e 2 maglie basse, ciascuna in un punto. Proseguiamo questo tipo di motivo per tutto il giro. Saltiamo l'archetto, ci inseriamo nel primo punto disponibile con una maglia alta, una mezza maglia alta e 2 maglie basse. Ci vediamo alla fine del giro. Arrivati all'ultimo punto, ci chiudiamo nella terza catenella con una maglia bassissima. Abbiamo terminato il nostro corpo borsa. Io realizzerò un ulteriore giro a punto basso per rifinire maggiormente il bordo con una catenella, punto su punto, un punto basso in ogni punto che mi trovo sottostante. Potete evitare questo passaggio, io preferisco rifinire ulteriormente il lavoro e quindi vado a concludere con questo giro. Ci vediamo alla fine del nostro giro di rifinitura. Eccoci in dirittura di arrivo, ci chiudiamo nel primo punto con una maglia bassissima, catenella di sicurezza e andiamo a tagliare il filo. Sfidiamo
Ed ecco il nostro corpo borsa terminato. Ho sistemato l'inquadratura per farvi vedere un pochino meglio il punto al quale siamo arrivati. Abbiamo un corpo borsa, misura 22x18. Guardate la capienza, nonostante le misure appena citate siano molto contenute, è di fatto una borsetta di tutto rispetto. Ora vado ad incorporare i manici. La collocazione dei manici sarà davvero molto semplice. Intanto vi faccio vedere come mi sono regolata per andarli a posizionare centralmente. Ho misurato la lunghezza della mia borsa, schiacciandola in questo modo, che è di 22 cm. Ho misurato il diametro del mio manico, che è di 12 cm. 22 meno 12 fa 10. 10 l'ho diviso in due in modo da trovare l'esatta distanza dalle estremità alla fine o inizio del manico. Sono 5 cm per parte. Mi sono andata a marcare i punti per sicurezza e per non perdermi poi il segno e vado ora ad applicarli. Per la realizzazione del manico andiamo semplicemente a fare un cappietto lasciandoci un buon margine di filo e poi andiamo a realizzare una serie di punti bassi attorno alla metà della circonferenza del manico. Mi affaccio in VoiceOver con questa clip aggiuntiva per mostrarvi nel dettaglio come vado a procedere per realizzare il punto basso attorno al manico circolare. Spero che sia esaustiva come clip, sto cercando anche di andare abbastanza lentamente. Vi ricordo che per realizzare la borsa così come la vedete è necessario lasciare metà della circonferenza del manico libera. Giunti alla metà del nostro manico realizziamo una catenella di sicurezza ed anche in questo caso ci lasciamo un buon margine di filo prima di andare a tagliarlo. Sfidiamo ed ecco pronto il nostro manico. Io ovviamente ho già cucito il primo esternamente, come vedete, ed ora prendo l'ago da lana e vado a inserirmi con le estremità del filo, posizionando la parte libera dal filo dove sono i marker, in questo modo. Vado ad inserire l'ago nella lavorazione del corpo borsa, ci infilo il filo e inizio a cucire un paio di punti attorno al manico senza andare ad interferire con la vera e propria lavorazione che io ho creato sul manico. Vedete, in questo caso mi vado a inserire proprio dentro il punto basso che ho realizzato. Guardate come scompare assolutamente il filo nella lavorazione senza creare disturbo. Un paio di punti sono più che sufficienti per andare inizialmente a fissare. Vedete? Una volta fissati 2 o 3 punti possiamo sfilarci un momento e andare dalla parte opposta, eseguendo la stessa operazione. Posizioniamo correttamente il manico e cominciamo anche da quest'altra parte a realizzare i nostri 2-3 punti. Ora dobbiamo andare a fermare questo manico anche nella parte inferiore, qui, con la stessa identica operazione, quindi un paio di punti, non di più. Facciamo semplicemente camminare il filo attraverso i punti di lavorazione fino a portarci nella zona che ci occorre. Andiamo, vedete, sono arrivata, cerco di prendere tutto il mio punto basso, eccoci, in modo da ancorare definitivamente il manico alla lavorazione. Allo stesso modo mi vado a reinserire scavalcando il manico
e ad incastrare il filo appena lavorato tra quelli della lavorazione dello stesso. Vedete come scompare. Per sicurezza mi do un altro punto. Eccolo qui. Continua a fuoriuscire il filo, ma potrete tagliare un segmento più lungo qualora vi fosse scomoda questa operazione. Eccoci. Mi reinserisco nella lavorazione e termino il mio ancoraggio. Eccoci. Mi fuoriesce il filo. Porto anche l'altra estremità a questo punto quanto più vicina possibile all'estremità precedente ed ora eseguo un nodo a fermare definitivamente le mie cuciture. Fisso il manico alla lavorazione. Da qui vado a cauterizzare, a nascondere i fili e ad eliminare i marker. Si presenta così la nostra borsettina. A questo punto possiamo scegliere: o la lasciamo così, che va più che bene, oppure la andiamo a foderare. Io naturalmente la andrò a foderare. Vi faccio vedere in pochi passaggi come realizzare la fodera. Per realizzare la fodera mi vado a ritagliare uno scampolo di tessuto che corrisponda alla dimensione della mia borsa. Come calcolo la dimensione? Partendo dal fondo. Il mio fondo è 21 cm x 8, quindi per ricavare il perimetro non faccio altro che fare 21 x 2, che fa 42, e 8 x 2, che fa 16. 42 più 16 fa 58. Aggiungo come al solito i 2 cm che ci servono per andare a fare la cucitura e ricavo il mio perimetro di 60 cm. Vado a tagliare una lunghezza di 60. Per l'altezza vado a calcolare l'altezza complessiva della mia borsa, nel mio caso è di 18 cm, e a questa altezza aggiungo di nuovo l'altezza del mio fondo, ovvero 8. 18 più 8 fa 26, a questi 26 cm aggiungo come al solito altri 2 cm. Il mio pannello finale misura 58 cm x 28. Lo mettiamo sul nostro dritto e lo doppiamo. A macchina o a mano andiamo ad effettuare 2 cuciture, una sul rovescio e 2. Ho appena terminato le mie 2 cuciture. Adesso andiamo a pizzicare gli angoli. Vedete, io già mi sono portata avanti, ma vi mostro come ho agito. Andiamo a pizzicare i 2 angoli inferiori in questo modo, andando a ricrearci lo spessore esatto del fondo, nel mio caso 8 cm. Lo andiamo a misurare con il centimetro e tracciamo 2 linee. Lungo queste 2 linee, vi faccio vedere meglio, lungo queste 2 linee andiamo ad effettuare altre 2 cuciture. In questo modo otterremo il nostro sacchettone, come lo chiamo io, che poi si trasformerà naturalmente nella nostra fodera. Quindi ci vediamo non appena abbiamo terminato le nostre 2 ulteriori cuciture. Eccoci con il nostro sacchettone. Vedete, ho fatto le mie cuciture ed ecco quello che abbiamo al nostro interno. Ora non ci resta che prendere la nostra borsettina e andare a calzarci la fodera che abbiamo appena realizzato. Ovviamente abbiamo lasciato un buon margine, quindi dobbiamo andare a fare il nostro risvoltino di un paio di centimetri e poi andarlo a calzare perfettamente, aiutandoci magari con alcune mollettine. Ecco fatto.
adatto al nostro corpo borsa. Mi raccomando, cercate di calzarlo in maniera omogenea ed anche non troppo tirata. Questo per evitare che poi ci si strappi la fodera in corso d'opera o anche durante il nostro utilizzo. A questo punto ci muniamo di aguafilo. Ecco qui. E cominciamo a cucire, a incorporare la nostra fodera al corpo borsa, prendendo un piccolo frammento di cordino, spero che si veda bene, vediamo se riesco, eccoci, un frammento di cordino ed un piccolo pezzettino di fodera, in questo modo, rendendo la cucitura invisibile, proseguendo spero che si veda. Vedete, non si vede assolutamente nulla della cucitura. Proseguiamo così per tutto il perimetro della nostra borsa. Ecco come si presenta la borsetta terminata. Io la trovo un amore, mi farete poi sapere cosa ne pensate voi. Non ho previsto una chiusura perché con questo indosso a mano sicuramente non ce ne sarà bisogno, vedete? Si chiude da sé una volta presi entrambi i manici. La fodera sono andata a cucirla arricciandola leggermente per non tirare troppo la stoffa. Tirando troppo la stoffa, infatti, si rischia di romperla, si rischia che si scucia non appena andiamo poi ad inserire il contenuto della borsa. La borsa misura misure finali 22 cm x 18 ed è molto capiente nonostante le contenute dimensioni. Ci entra assolutamente tutto il necessario che può contenere una borsa da giorno. Pochette, portafogli, portamonete, portachiavi ed anche un telefono cellulare. Ho scelto questa fodera in palette che però fa un contrasto piuttosto interessante e spero che vi piaccia. Spero che vi piaccia anche questo tutorial. Fatemi sapere se pensate di replicare questo gioiellino. Io vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei contenuti ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come al solito, a seguirmi su Instagram. Mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio in ogni caso il link in descrizione. Vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo tutorial.